Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi amici a pranzo e la barba, guardate un po' quanto è cresciuta qui sotto, qui sopra, dappertutto, e bisognerà andare a radere. E con che cosa radiamo oggi? Con il nuovissimo Gillette King C, che è il nuovo rasoio della Gillette dedicato a chi ama la rasatura tradizionale. Insieme al rasoio ho comprato su Amazon anche le lamette sue, proprio del rasoio, e quindi oggi utilizzeremo questi due prodotti. Che dire, la linea Gillette King C è una linea che comprende regolazione, rasatura e cura della barba. La regolazione avviene a mezzo di una macchinetta modernissima, quindi di vintage non ha nulla, mentre la rasatura avviene o con il nuovo rasoio Gillette modernissimo oppure il King C che andremo a spacchettare ora. Lo spacchettiamo e notiamo che il packaging è molto vintage. Ricorda il vintage come con i colori, ricorda il vintage con i disegni, il rasoio anticato e con il simbolo della Gillette. Il rasoio tirato fuori è molto robusto, pesante e, ancorché dedicato alla rasatura tradizionale, è estremamente moderno. Perché dico che è estremamente moderno? Dico che è estremamente moderno perché ha una testa che ricorda tantissimo la testa del mio Mule R89 Rose Gold o del Edwin Jagger R89, che sostanzialmente sono poi lo stesso rasoio. Vedete? La testa è praticamente uguale. Ora andremo poi ad armarlo e a vedere qual è la quantità di lama che viene esposta. Vediamo qui con quest'altro. Vedete? È molto simile, molto simile. Molto simile in tutto. Allora, per la rasatura di oggi noi utilizzeremo il rasoio King C della Gillette. Utilizzeremo le lamette del rasoio King C. Tra l'altro ho comprato anche un pacchetto di lamette che, come potete vedere, questo ne contiene 10, anche questo ne contiene 10, è molto più grande. Questo perché? Perché quando poi si apre all'interno ha due pacchetti da 5 e questa disposizione, tra l'altro eco-friendly perché è tutta su carta, alla fine dà un'idea di luxury shaving, no? Dà un'idea di lusso. Pacchetto grande con dentro delle lamette ben confezionate e quindi fa la sua figura. Fa una figura che però costa veramente poco, perché questo rasoio, il Gillette, costa solo 14,99 € su Amazon. Non sono affiliato ad Amazon, quindi non sto facendo pubblicità ad Amazon, però insomma questo rasoio costa 14,99 €. Questo rasoio, per carità, più stiloso, però costa più o meno il doppio, se non di più, su alcuni siti. Come peso non sono uguali, ok? Non sono uguali. Il Gillette pesa un po' di più e ha un manico un po' più lungo. Veramente bello, a mio avviso. Andiamo ad armarlo. Spacchettiamo queste lamette. Eccoli qua. Carta cerata senza nessuna scritta, senza niente. Ed ecco la lametta. Anche la lametta è molto carina. Guarda un po'. Molto carina. Rasoio chiaramente 3 pezzi. Eccolo qui, armato. Ora, qual è il gap? Il gap, così a occhio, sembra quasi lo stesso del Mule. Che vuol dire? Vuol dire che
Questo rasoio offrirà una rasatura veramente dolce, ma soprattutto andrà a proteggere bene la pelle con questa guardia così chiusa e vicina alla lametta. Per raderci oggi utilizzeremo un pre-barba pro raso che andiamo ad applicare. Ecco qua. Il pre-barba che fa? Il pre-barba praticamente è una cremina che ammorbidisce la pelle e poi tramite questi massaggini, no, che uno fa sulla faccia va ad alzare il pelo e a prepararlo, ammorbidendolo anche per la successiva rasatura. Quindi ancorché uno nella barba magari di tutti i giorni non va a utilizzare un pre-barba perché non vuole perdere tempo, però se uno vuole dare la giusta importanza al gesto della rasatura, a mio avviso è importante, no? Utilizzare il pre-barba, che tra l'altro è come una coccola, perché già comincia a rinfrescare la pelle, già comincia a far sentire dei profumi, che è la cosa più importante poi, perché alla fine tutto sto disastro noi lo facciamo perché profuma, perché è bello, perché ti fa sentire la pelle liscia, no? E quindi mettiamo il pre-barba. Oh, l'acqua è calda al punto giusto. Pennello, utilizzeremo uno Yaki 26, vedete, che ho già recensito e che trovo fantastico. Lo andiamo a bagnare. E prendiamo la nostra Pro Raso bianca, sapone da barba per pelli sensibili con avena e tè verde, nuovo di pacca. Un sapone che costa veramente poco, ma che a me piace moltissimo personalmente. Guardate lo Yaki. Guardate. Guardate quanta acqua trattiene. Meraviglioso. Io a questo punto, come sempre, preferisco montare in ciotola. Ma questa è una mia preferenza, eh? Mi piace prendere il sapone, lo prendo e lo monto in ciotola. Tra l'altro, ieri al supermercato ho comprato un rasoio di sicurezza della Wilkinson che mi è costato ben 4 euro. 4 euro, e che recensirò nei prossimi giorni per confrontarlo al Gillette che andiamo a provare oggi. Un altro po' d'acqua. Schiuma da barba montata a neve. E andiamo.
Guarda che meraviglia. Guarda la schiuma come si stende, fa uno strato proprio. Tra l'altro, normalmente quando uso il pennello di maiale, quello la schiuma dopo un po' tende a portarla via dalla faccia, questo invece continua a montarla, quindi si può fare un face lathering, come dicono gli americani, ossia montaggio direttamente sul viso, veramente efficace, no? Io di questo me ne compro un altro, sai che ti dico? Sto Yagi, me ne compro un altro. Eccoci qua, e adesso siamo al momento clou, il momento più importante. Il rasoio lo andiamo a bagnare e iniziamo. Oh, il rasoio pesa, c'ha un bel peso, quindi pesando aiuta nella rasatura senza bisogno di andare a premere sulla pelle, che per i neofiti una cosa fondamentale è non andare a premere sulla pelle, vi tagliate. La cosa fondamentale è appoggiare il rasoio e farlo scendere, e quello fa il mestiere suo. Delicatissimo, delicatissimo ragazzi. Dalla metta mi piace. Allora, andiamo a vedere le prime impressioni. Il rasoio è gentilissimo, sinceramente mi sento di consigliarlo ai neofiti perché veramente ha un rapporto qualità-prezzo e una qualità della rasatura fantastica, non vi aggredisce la pelle, con una sola passata togliete già tanto. Senti, senti. Il pelo si sente, ma io ancora il contropelo non l'ho fatto, Quindi fantastico sto rasoio. Ok? Adesso andiamo a fare il contropelo. Per il contropelo, come sempre, mettiamo uno strato di schiuma meno generoso, perché lo scopo è proteggere, ma è anche andare a vedere, nel mio caso, i contorni della barba, di modo da non andare a rovinare il profilo. E andiamo di contropelo, e dai,
Io quasi quasi ci provo. O faccio la mossa proibita. E vediamo quanto mi dai io. E non mi dai io. Allora, andiamo a mettere un Floyd base alcolica, bello, fresco. Allora, nel frattempo che vi dico di sto rasoio? Sto rasoio è fantastico, io lo consiglio vivamente a un neofita, a chiunque voglia iniziare a radersi la barba così, perché ha un prezzo veramente basso, veramente basso, un peso sostenuto, vi fa la barba bene senza squartarvi. Io, come vedete, non mi sono tagliato, prima volta lo usavo e non mi sono tagliato, lo trovo veramente un buon rapporto qualità-prezzo. Ciò che non mi piace è il prezzo delle lamette. Le lamette costano troppo, le lamette costano 4 euro o 5 euro e sono 10. Considerate che delle buone lamette si trovano a 2 euro. Ora, per carità, ognuno ha le sue preferenze, la lametta è buona, sicuramente la lametta è fantastica, però io personalmente lo armerei con lamette diverse. Ma per un neofita, se devi iniziare a farti la barba, se tu devi iniziare a fare la barba con un rasoio così, compra questo, perché questo costa il doppio e il risultato è praticamente uguale. Allora, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, vi prego, mettete questo mi piace perché per me è tantissimo, iscrivetevi al canale e se volete rimanere aggiornati sui nuovi video, attivate la campanella di notifica. E quindi a questo punto ci vediamo più vecchi. Ciao!